Monica, Tommaso è il cliente di oggi. Come stai, Monica? Bene, Pronta? sì. 5, 4, 3, 2, 1. Mm. Allora, mm, suppongo sia una vita parallela quella che mi mostra, perché mi fa vedere tipo una nave da crociera con il fumo che esce. Questo fumo oscura il sole. Poi accade una specie di incidente, nel senso che il capitano tira giù l'ancora e colpisce tipo un capodoglio. Il capitano scappa via dalla nave. Ma Tommaso è il capitano? Tommaso è uno dei passeggeri di questa nave da crociera ed era lì praticamente con la propria segretaria barra amante. Muoiono? E lei sì, lui no. Ma affonda la nave? Bravo. Sai che sì, ed è molto analoga, non so perché comunque, alla vicenda di... Te la Titanic. ricordi, la Costa Concordia? Ah. Ehm, Quindi sì, Schettino abbandona la nave e anche per motivi futili o comunque risolvibili, nel caso del capodoglio ferito dall'ancora, c'è un problema c'è un incidente. sì, Tommaso è lui in questa vita precedente? sì, E lei? e lei è la ex moglie. Di Tommaso. Ok. Mm. Oggi parleremo di un po' di cose. La domanda principale, più importante che ti farò, Monica, è il nome del progetto di Tommaso, che è il manifesto di questa sessione, qualunque esso sia. Lui ha scelto questo progetto quando è venuto qui e si è incarnato come Tommaso. Nessun altro, non è la sfortuna, non è qualcun altro, non sono i rettiliani e non è Bill Gates. A me viene barcollo ma non mollo e vedo lui come se fosse aggrappata a una di quelle corde che ci sono a Trieste sul bordo dei marciapiedi e le persone vi si aggrappano quando arriva la bora. E lui è proprio lì a ricevere queste frustate del vento, delle intemperie della vita, aggrappandosi a questa corda senza mollare, a volte proprio esausto, sfiduciato, spaventato da questa forte tempesta, però non molla. Vibrazione di Tommaso. 4 miliardi, Consapevolezza. 127, PS. 40, Vite. 2012, Cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 30 circa, Quanto è nella 3D? 47, Quanto vuole sapere come stanno le cose? Vivacità animica l'abbiamo chiamato. circa 60. Ok. Commentino sui valori. Beh, 4 non è male, ma non è tanto. La consapevolezza è molto bassa.
molto bassa, sono mesi e mesi che non vedo 127, 120, 130. Siamo tutti sopra i 150, 160 ormai, con picchi di 200 anche, noi 190, 200. C'è poca anima, ma vabbè, non così tanto. Le vite secondo me sono tutte lì, non sono mai state eliminate, perché noi possiamo eliminarle comprendendo delle cose nella nostra esistenza, no? Mm. Cervello nella norma, suscettibilità ipnotica molto bassa, quindi Tommaso non si lascia molto andare, però poca 3D, bah, insomma meno della metà. Considerando anche il lavoro che fai, e non lo dico, pensavo molto di più, perché stiamo parlando di, no, anche il secondo lavoro, se vogliamo, vendi e di là vendi un servizio. Vivacità animica, io preferisco sempre che sia 100. C'è, Monica, una vita in cui Tommaso aveva 100 di vivacità animica? E c'è tuttora, perché per me sono tutte contemporanee. Mhm. Noi gli diamo un valore temporale, ma la verità è che esiste tutto contemporaneamente. E vedo che tipo costruisce delle case di legno in un luogo freddo, tipo della Scandinavia. E qui vedo che ha capito molte cose riguardo anche all'equilibrio di comunità, all'equilibrio con se stesso, con la natura. È perché è stato fortunato o perché ha fatto un lavoro? Perché questa vita qui della Scandinavia è come se avesse fatto una sorta di top selection, mm. Quindi ha preso il meglio di determinati lavori fatti anche in altre vite e si è concentrato tutto qui. Quindi lui è andato avanti, ovviamente nella propria evoluzione, ma beneficiando, diciamo così, di questo riassunto del meglio delle altre vite. Va bene. Prima delle entità eteriche, vediamo, apriamo le porte del cinema, vediamo chi viene da solo. Subitissimo la mamma, perché lei vorrebbe il meglio per il figlio, vorrebbe che tutto fosse risolto. E quindi la mamma, veloce, a passo veloce, in prima fila. Con la sua Pranzo l'ho chioma già fluente. preparato e boh, quindi sono qua. Ok, poi? E poi ci sono i due bimbi suoi. Maschio e femmina. Sì, 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 entrambi comunque vengono. Come Eh, vengono? mm, allora, la figlia così a braccia conserte, con il volto un po' corrucciato, però lei lo sente che è suo papà. Eh, quindi è sempre mio papà, dice. Quindi sì. Il bambino invece mm, è un po' combattuto perché da un lato sembra molto convinto, dall'altro vedo che si guarda dietro perché non vorrebbe dispiacere la mamma. La mamma no, no, non c'è, non è presente. Penso che ci sia una specie di collaboratrice, forse due, anzi, collaboratrici lavorative Mhm, di Tommaso. mhm. Ehm, c'è una parente, che non saprei qualificare, però più o meno alla sua età, diciamo, all'incirca. Ok, rimandiamo l'invito alla ex moglie, all'anima dell'ex moglie. Siamo qua per capire tutti. Mi viene che ha tipo una specie di acidità, è verde. Mhm. L'anima è Ehm, verde? l'anima di questa donna no, non è verde, però è ignota a lei, come se lei avesse fatto prevalere la parte la personalità, l'ego, e ha messo a silenziare l'anima, quindi non c'è connessione tra lei e l'anima. Ok, quindi l'anima che cavolo di esperienza sta facendo? Se fa un'esperienza da esclusa, L'esperienza della disconnessione. la disconnessione. Sì. Ok.
Se diamo una VIC all'ex moglie, cosa succede? Vibrazione, ma anche verità, informazione e consapevolezza. Cioè, tipo che se la prende come se fosse un Malox, cioè nel senso che lei concepisce l'aspetto materico della realtà, ok? E non il piano energetico. Mm. Per cui Però, su di lei è come se facesse l'effetto di andare a lenire questo senso di acidità, mm, quindi viene. che è l'effetto che può fare su di lei. E quindi, siccome adesso ha meno mal di stomaco, meno ehm, rabbia, viene, sì. Oh, dove si siede? Lasciando perdere i figli perché qua lei è qui per se stessa. In fondo, perché è totalmente impreparata, non se la sente di avvicinarsi di più. Chiamiamo la nonna paterna nel cinema. Ma è molto stanca, molto trascinata. È venuta tipo con un po' di vino, un bicchieretto di vino, così, tenerci un po' su. È venuta, sì, si siede sempre in fondo, però nell'altro settore, non quello in cui si è collocata la ex moglie. Ok. Monica, entità eteriche di Tommaso. La prima che si presenta è del secondo universo ed è un polipo con dei tentacoli molto lunghi, con 8 tentacoli, proprio se è rappresentativo, no, dell'idea della Matrix, e mi fa, come dire, notare, ricordare che uno di questi tentacoli è il pene, no, per il polipo. Mm? E che quindi una degli aspetti, delle sfere della vita di Tommaso che viene interferita e intralciata è anche quella. Poi c'è subito dopo un grosso serpente che mostra la sua lingua biforcuta, ad indicare proprio la separazione, perché nella vita Tommaso fa molta esperienza della separazione sotto tanti aspetti, da diversi punti di vista, con diverse modalità. Quindi, per esempio, la separazione con il padre c'era anche quando il padre era vivente. mm? La separazione proprio affettiva, la separazione intesa come morte, la separazione dalla ex moglie, la separazione adesso lontananza dai figli, la separazione che lui vive rispetto a delle dinamiche che vanno al di là del familiare. Ok? È come se lui non avesse ben compreso che la dinamica familiare è solo il primissimo strato della nostra esistenza Mm. e quindi è separato rispetto agli altri strati che sono più elevati ma più profondi e sono quelli che poi determinano la nostra esperienza più basica, che è quella familiare. Quali altre entità eteriche? E poi c'è una mosca bianca come insettoide che lo fa sentire alle volte proprio diverso dagli altri, come in minoranza, non compreso. E poi 3 EDL. Collegati a tre entità mentali. Mhm. Quali? Eh, Dunque, la prima è tipo precocità, mi fa vedere tutta una serie di responsabilità che lui si è sentito di doversi accollare precocemente in quanto uomo di casa. Ehm, quindi, come da un lato, un bambino ancora un po' spaventato, insicuro, però doversi rendere uomo. Che livello? 5.
Poi ce n'è un'altra che si chiama Credine, mi fa vedere come per lui sia difficile smaltire dei risentimenti, delle ingiustizie effettive che poi lui ha subito. Però ha proprio difficoltà a smaltirle, nel senso a risolverle anzitutto dentro di sé, perché parte tutto sempre da lì. Quando tu risolvi dentro di te si sblocca l'esterno. Mhm. Quindi livello tipo 5, 6. E l'ultima si chiama Il sicuro è morto, come se ci fosse la necessità paradossale da parte di Tommaso di crearsi tutta una serie di incertezze all'interno della vita, di battaglie, di lotte, che creano proprio molta inquietudine, molta difficoltà, molto turbamento nella sua vita. Ehm, Questo direi che il livello più o meno è sempre quello, direi livello 6. Basta. Impianti, vediamoli. C'è questa specie di antenna radio come impianto mentale sulla sua testa che gli fa proprio recepire una serie di input a stare un po' al buio. E stare al buio significa, da un lato, non riuscire mai ad uscire da questa situazione, non riuscire a vedere la luce anche rispetto a quello che è tutto il clima familiare che lo riguarda, della sua famiglia d'origine e della famiglia che lui si è costruito. E poi l'altro è come se avvolgesse tutto il corpo e sembra quasi una molla che circonda in altezza, per tutta l'altezza, il corpo di Tommaso. Quindi è come se lo facesse proprio rimanere all'interno sempre della stessa spirale, al punto tale che lui tra l'altro non può neanche camminare, no? Perché è così avvolto dalla spirale, ma deve saltare, deve fare dei saltelli. Il problema è che si porta sempre dietro tutto quanto in blocco, perché lui risulta proprio essere un monoblocco. Quindi tutte le sue problematiche, tutto il suo loop che si ripete, esattamente come una spirale, no? La molla alla fine è una spirale, continua a ripetersi, a riproporsi. Basta. Basta, basta. Beh. Io ho una domanda per l'anima di Tommaso. Perché l'hai fatto? Ehm, Perché Tommaso scopra quanto è speciale e importante questa vita. Adesso lui sta soffermando il suo sguardo unicamente su un punto e il punto è la sua famiglia. Ehm, Questa vita ha la possibilità di avere 1000 sbocchi, 1000 angolazioni da cui essere guardata. Adesso non ho ben presente la geografia, però per esempio uno spunto bellissimo che lui ha dato, diciamo non è proprio vicino, però una certa vicinanza c'è, Mhm, in qualche modo, no, per l'isola del Giglio. Mm? mhm, mhm. Cioè, la vita che lui ci ha proposto all'inizio, cioè, fa fare veramente un viaggio meraviglioso e lui non sa in questo momento di essere lo strumento per questo meraviglioso viaggio, ma di fatto lo è, perché a me ha permesso di vedere tutta la vicenda di Schettino, grazie a questa sua vita parallela. Mhm. Ed è incredibile perché effettivamente lui, diciamo così, che come numero importante ha il 12, ok? Perché per lui è significativo in quanto giorno sia della nascita del Il figlio e la morte del figlio? papà. Mm. Sì. Di mesi diversi, ma il 12.
mese diverso, però poi in realtà c'è sempre l'elemento 3, cioè, mi spiego meglio, 12 fa 3, ok? La morte del padre è 12-12, quindi 2-3 ripetuti, Mhm. ok? Del figlio invece è 12-6, Mhm. corretto? Mhm. Che comunque è sempre 2 volte 3, ok? Mhm. Eh, le, eh, mm, la nave di Schettino è affondata nel 2012 eh, mh, ed è avvenuta il 13 mh, di Mhm. gennaio. mh. Quello era proprio un sacrificio e i morti sono 32. mh. Quindi anche qui c'è l'elemento 3 che ricorre. Ehm, A cosa serviva questo sacrificio? eh, mh, questo sacrificio è avvenuto all'inizio del 2012, no? Mhm. 13 gennaio, per favorire il reset nella direzione voluta da certe energie oscure, ok? Ovvero permettere che si realizzasse la linea temporale per loro più favorevole, quella in cui loro potessero continuare a dominare il mondo. E infatti l'inchino avviene nell'isola del Giglio. Mhm. Mm. La cosa che lui non ha notato, non lo sa perché lo sa la sua anima, Tommaso non l'ha notato, è che per esempio il simbolo riportato, si può dire? Che lui Sì, riporta di Skype, no? Ok. Che a alla me ha fine, colpito e l'ho fatto vedere a Monica, Tommaso, il tuo simbolo di Skype. Non so se è casuale o anche un profilo di qualcun altro. è Mhm. un'ancora Mhm. con il petalo di un giglio. Mhm. Quello lì è il giglio come viene rappresentato negli stemmi araldici. Mhm. Mm? C'è sempre così Giglio questa. massoneria, sì. Sì, Siamo esatto. sempre lì. Esatto, e Ci infatti so- la nave faceva l'inchino all'isola del Giglio. sono riusciti nel reset, nel contrastare il reset. Sì, cioè l'hanno volto a loro favore. Qual è la compagine in questo caso? Eh, che poi se vogliamo tutte le entità vogliono, vabbè, comunque, Sì. che è andata a favore, in questo caso sì, dei canidi, dei rettiliani, eh, mm, sì, anche degli insettoidi. E Schettino, che è tornato a fare quello che faceva, era collegato alla massoneria. Beh, Allora, io credo che sia in prigione adesso, mm, perché c'è voluto un bel po', ma attualmente penso che stia scontando. Per come la vedo io, lui è, cioè, le vittime morte sono 32, ma lui è la 33, mm, perché il colpo di ritorno è su di lui, del sacrificio, mm. perché lui è andato in prigione. Io so così. Senza volerlo stiamo facendo una parentesi, io Monica la chiudo adesso, mettendo nella mia linea temporale un cambiamento in quel passato mio, ok? Chi vuole faccia lo stesso, e quindi ci metto una mia creazione. Nel mio caso sarà l'ad eternum, il lucio eternum, o quello che volete. In ogni caso non accetto e non do il consenso a questo evento. Quindi nella mia linea temporale il disastro della Costa Concordia non esiste. Annullato. Simbolo dell'insieme vuoto. Ah, ok. No, vabbè. Sai qual è? È un cerchio con una barra di 45 gradi dentro. Uno zero barrato, diciamo. Sì, sì. Che succede? E posso dire cosa succede? Tanto Sì. è un tentativo vano. È come se questo fosse interpretato come un timone, ok? Questo zero barrato, Mhm. ok? Viene preso da un timone e lo afferra
la cantante Annalisa. Mhm. E suo marito lavora lì, no? In Costa Crociere. Non ho idea. Mhm. Sì, sì. E quindi è come se volesse diventare lei la timoniera di questo tentativo, ok? Mhm. Quello è un mio simbolo che ho messo io. Attenzione a toccarlo, cara Annalisa, perché ti passa tutta la mia consapevolezza. E smetti subito di fare la cantante, mi sa, eh? Cantante un Perché po' questo è mia. importante perché sono passati 12 anni dal 2012, essendo adesso il 2024, Mhm. passati proprio 12 anni, quindi ritorniamo, no? Al 3 che ci ha suggerito Tommaso. E quindi è un momento di rimente proprio. Tu lo fai? Tommaso lo fa? Ma certo che Qualcosa? sì, Mhm. sì, sì. Va bene, Quello di Tommaso è un'esplosione coloratissima, molto bella. la tua? È più floreale. Va bene, chiuso qui. Questa parte che comunque riguarda chiaramente anche Tommaso. Ripeto la domanda a Tommaso, perché l'hai fatto? Ci Per risponda capire, davanti ai figli. per capire gli inganni della terza dimensione. Ci viene fatto credere che la famiglia è il luogo principale di riferimento. La famiglia è solo un trampolino di lancio. Se io comprendo questo, io riesco a stare nell'amore. Se la famiglia diventa il luogo di tutte le frustrazioni, il concentrato dei dolori, così come vorrebbero le forze oscure della terza dimensione, allora io rimango lì fermo e continueranno a riproporsi gli stessi episodi di separazione che ho sempre vissuto nella mia prima parte della vita, con una veste diversa, ma sarà sempre così. E io non vivrò mai la mia vita. Così come quando ero ragazzino facevo fatica a vivere la mia vita perché ero pieno di responsabilità, adesso non ho una mia vita privata perché di nuovo ho tante responsabilità e tante lotte da affrontare. Interpreta la famiglia come trampolino di lancio, ma comprendi che chi sta saltando sei tu. Come? Il suo spirito si chiama Boeing, che indica proprio il salto. Mm? La E la sua sua anima anima? si chiama Silfide, che è l'elemento dell'aria. Quindi è lui che ha la possibilità di staccarsi da tutti questi elementi molto terreni, molto materici, molto terza dimensione, Mhm. mm? E sollevarsi in aria, guardare dall'alto tutto questo in un'ottica differente. Perché questo è un grande gioco, noi lo dobbiamo comprendere, altrimenti rimaniamo invischiati. Nel gioco la moglie non gli fa vedere i figli, sostanzialmente. Esistono nel gioco delle leggi e delle regole, per cui è impossibile che questa cosa avvenga. Come nell'atto pratico, Monica, rispettando questi concetti, Tommaso può far valere la legge. Allora, questa donna si avvale di quella vita parallela insieme, in Mhm. cui lei rivestiva il ruolo dell'amante, tra l'altro non sapendo di essere amante, perché lei credeva di essere la sua donna ufficiale. Mhm. Oltretutto, e quindi comunque quello era già un primo livello di tradimento. Un secondo livello di tradimento è stato che lui si è messo in salvo, quindi è riuscito a andare via, abbandonare la nave, lasciando lei lì. Mhm. Ok? Non si è Quindi lei si... preoccupato? Mm. No, no, perché per lui questa era un amante, c'era un'avventura, non c'era un sentimento. E era lei che aveva investito moltissimo. Ok? Quindi lei, facendosi, tra virgolette, forte di questa, ritiene di avere il diritto in questa vita di rendergli la vita impossibile.
Ed è già arrivato un Eh, altro tradimento, perché comunque Tommaso aveva un'altra storia durante il matrimonio. sì, però lei in questo caso è stata la moglie, ok? Non è stata l'amante. Certo. E l'amante, per assurdo, è una sorta di segretaria, ok? Quindi Mhm, come era lei in quell'altra vita, mhm, ok? Poi, ok, è diventata importante. Però posso dirti che entrambi, sia Tommaso che la sua ex moglie, sono molto invischiati in queste dinamiche rigide della terza dimensione. Per cui noi siamo controllati da questo gioco oscuro che è anche fatto dalle vite parallele. mhm. Quando noi vediamo bene il funzionamento di questo gioco, comprendiamo che noi possiamo svincolarci. Cioè, perché è vero che siamo in un gioco che è una ragnatela, ma la ragnatela ha dei buchi, è proprio creata in modo tale che per quanto sia fitta ci sono degli spazi attraverso i quali si può uscire, ma Mhm. bisogna riuscire a osservarla bene per uscire. Farsi piccoli. Sì, Chiediamo a Tommaso di farsi piccolo. che farsi piccolo non è farsi insicuro, debole, No, no, fragile. furbo, Questo lui ce l'abbia, esatto. ricercatore. I piccoli, gli animali piccoli sono quelli che se la cavano spesso, anche in condizioni di grandi catastrofi come incendi, allagamenti. Esatto. Non tutti, chiaramente, ma possono andare sottoterra, possono volare, Esatto. possono attaccarsi ad altri animali più grandi, usarli come carrier, no? Mm? Cosa fa Sì. Tommaso? Mm, Libero di fare quello è che vuole. piccolo, invisibile praticamente, quasi da quanto è piccolo, ed è come se riuscisse a seguire alcuni momenti della vita del padre. Esatto. E, Tutto inizia lì. lo vede proprio come un uomo senza fondamenta, ehm, proprio come se fosse una costruzione, una casa che manca delle fondamenta, quindi estremamente cedevole. Vediamo il film del padre, intanto portale aura aperto, lo chiamiamo insieme alla nonna materna. Play, parte il film del padre. Mettiamoci nei Sa- suoi panni. sì. Ero talmente debole e fragile come un palazzo di carta e si presenta proprio con un sacchetto di carta con dentro tante tante siringhe. Queste erano la mia illusione di forza e di stabilità. Piantavo l'ago in terra, piantarmelo nel braccio era come piantare un ago in terra e rimanere in equilibrio, sentirmi forte. E questa è stata la mia illusione, la mia debolezza. E mi sono dimenticato di chi sono mentre ero in vita, che sono un'anima infinita, me ne sono dimenticato e così mi sono dimenticato di te. Dall'età in cui dall'anno in cui è nato è morto a oggi, dove è stato? Qualcosa legato al mare, credo, come se potesse dargli una specie di conforto, sembra sul lungomare quasi, di conforto, di espansione. Mm. Quando è nato il figlio di Tommaso, dov'era? È come se guardasse da lontano
Ehm, allora, come se non avesse il coraggio di avvicinarsi all'ospedale e guardava da lontano come a- mm, e dentro di sé, come se si agitasse la sensazione eh, che questo per Tommaso significava ricostruire la storia padre-figlio, Mm. però lui non aveva il coraggio di andare lì. Quando è nata la figlia? È come se fosse più vicino, aveva elaborato un po' di più, acquisito più coraggio ed è un pochettino più vicino, però non interviene, non si fa sentire, osserva tutto a distanza, senza lasciar sentire la sua presenza. Stesse due domande per la mamma di Tommaso, disincarnata, quella che non ha visto, no, nascere i tuoi figli. Sì, effettivamente mi dà come un'immagine di quando era molto piccolo Tommaso e lei lo solleva, lo prende in braccio, ehm, quasi che lui non distinguesse, diciamo, fra le due mamme. Ehm, non so, me lo dà che gli dà tanti baci, che ce l'ha in braccio, che lo riempie di baci. Monica, E solo una cosa dice, sì, ma io questi tuoi figli li ho visti, i miei nipoti li ho visti. Tu pensi che io non li ho visti? Io li ho visti. bene. Monica, l'anti 3D in assoluto, questa visione che vi sto per dare. Stiamo parlando di due disincarnati, la nonna materna e il padre di Tommaso. E mettiamoci tre vivi, Tommaso, suo figlio e sua figlia. Sono cinque, lasciamo perdere un attimo l'ex moglie. Sono cinque anime. Cadono i costumi. Queste cinque anime si parlano adesso. Per esempio il padre di Tommaso ha i suoi nipoti. Una cosa che farà storcere il naso a Tommaso, eppure sono cinque anime. Non ci sono rapporti parentali, sono cinque anime. L'essenza di queste persone, vive o morte che siano, anima eterna. Parla in qualche modo dei cartoni animati e i due bambini seguono molto bene questo discorso che lui sta facendo. Come a dire, lo vedete come l'esistenza giù in terra, come un cartone animato. E loro sanno già che è vero, che è così. I figli. Sì. Chi lo sta dicendo? Scusa, mi sono perso. E il papà di Tommaso, Mhm, Anima, mhm, parla con i nipoti mhm. e evoca questa similitudine tra la nostra vita in terra e i cartoni animati. Alcuni cartoni animati raccontano come funziona e loro capiscono. E capiscono proprio che l'utilizzo dell'immaginazione può risolvere la vita materiale. Che differenza vedi tra un'anima di un incarnato e di un disincarnato? Però generalizzare non lo so, perché sono tutte poi eh, Diversi. abbinate anche a una storia. Mm? Mhm. Quindi in base alla storia, al corpo, alla personalità, sono anche diverse, perché è un'interazione, l'anima non è che è a sé stante, diciamo, Mhm. no?
Mm. Ma ne vedi che tipo, non so, una più definita se è incarnato e una più trasparente se è disincarnato? Adesso quella del papà, per esempio, è molto colorata, molto luminosa, però nel tempo è diventata così. Adesso sono passati tanti anni dalla sua morte. All'inizio me l'ha fatta vedere chiusa grigia, Mm. adesso invece si sta dilatando bianco con intorno dei colori. Quello dei due figli, per esempio la figlia gialla, giallo, bianco e giallo. Il figlio tipo un violetto, che ruota molto quella del figlio. Messaggio del padre di Tommaso al figlio di Tommaso, al nipote. Volentieri io ti chiedo perdono per tutto, ma voglio che tu capisca che la tua vita, così come la vita di tutti, è un film. Non cadere nell'inganno. Ed è come se stesse cercando di togliere la credine, una delle entità mentali. Questo è un inganno. Alla nipote. Io da qui ti voglio un gran bene. Alla nipote ti stai facendo una bella ragazzina. Si parla alla nipote bambina, proprio terrena, è come se la stimolasse a sorridere di più. All'altro, al bimbo, dice sei molto sensibile, forse anche alla musica, non so. E messaggio del padre alla nonna materna di Tommaso, magari non si sono neanche conosciuti, però sono lì tutti e due disincarnati davanti al portale aureo. Ci siamo dati tanto da fare qui ehm, e siamo fratelli. Messaggio del padre di Tommaso a Tommaso. Te lo ripeto, io ti voglio un gran bene. Ehm, la contraddizione che puoi cogliere rispetto ai tuoi ricordi appartiene all'inganno in cui siamo intrappolati. Di Tommaso al padre. È difficile, papà, è tanto difficile per me. È come se vedessi Tommaso armato delle sue migliori intenzioni. Lo sai che ci ho provato e riprovato tante volte, però certe cose bruciano. E il padre lo capisce e gli dà proprio un abbraccio, quell'abbraccio mai dato. Eh, e Tommaso piange fra le sue braccia. Ci va nel portale aureo il padre. Sì, sì, certo che sì. Si stacca da questo abbraccio risucchiato dall'energia del portale aureo. È come se gli lasciasse però delle tracce di colore addosso a Tommaso. Di se stesso. Sì, Ok, la nonna materna, che messaggio lascia a Tommaso? birichino. Dice, birichino. Ehm, e gli mette la mano sotto al mento. Voglio rivedere questo viso disteso, sorridente e fiducioso.
Gli dà un bacio sulla fronte e lascia come un fiocco. Lo lascia lì vicino. Lascia un fiocco rosa, un fiocco azzurro. Ricordati che io c'ero. E va via. E lo chiudiamo. Certo. Sì. Sì. Ok. Di nuovo, perché l'hai fatto, Tommaso? Il risveglio è molto duro. Svegliarsi, comprendere, implica sbattere la testa. Beh, alla fine di questa sessione, fatta la pulizia energetica che facciamo sempre, e che non è per niente scontata e che non fa nessuno, così, ci sono infinite strade, infiniti futuri di Tommaso. Infiniti. Selezioniamone 3 molto diversi uno dall'altro. Quello che Eh, secondo te è il migliore, Monica? mm, non lo so se questo è il migliore, però si sposa di nuovo con una donna proprio che fa per lui, che davvero lo supporta e c'è molto dialogo. C'è molta sincerità e molto sostegno reciproco. Ehm, Un altro me lo fa vedere proprio con una casa aperta ai suoi figli. Vedo che i suoi figli e vengono, vanno eh, con molta rilassatezza, con molta libertà. E c'è un bel equilibrio fra di loro. Ma lui è single? Sì, qua sì, Loro in sono quest'altro sì. grandi o hanno questa età? Sembrano sono già più grandicelli, sì. Ma non Non maggiorenni? sono, no, no, non sono maggiorenni, però non bambini. Adolescenti. Che è successo Ma lì? sì, siamo a un 15 anni, 17 per dire così, no? Ehm, Qui è successo che lui è riuscito con una grande centratura, un grande equilibrio dentro di sé, mm, eh, a far funzionare la legge, a Mhm. renderla applicativa, a renderla fattiva. Adesso non ci ha spiegato se si è messo in mano un legale, immagino di sì, bla bla bla. Ha trovato quello giusto, la strada giusta. Esatto. Terza ipotesi? Beh, ce n'è anche qualcuna in cui si lascia andare. Devo anche essere sincera, ci sono anche quelli, ok? Certo. In cui come se si sentisse che ormai non ce la fa più, non ha più forze per combattere. C'è anche questa. Ehm, e poi c'è come un'altra in cui mi fa vedere proprio una specie di ampliamento della sua attività, come se La seconda? prendesse La prima? la prima. Mm. Sì, dei ganci differenti per cui ha un'espansione ehm, su altri livelli, diciamo. Più punti, più negozi o collaborazioni? Allora, un punto in più, un punto, sì, Negozio? Eh? negozio in più, sì, però più che altro proprio dei ganci più prestigiosi. Mm. Bene, andiamo con Tommaso al cluster. Come sono stati scritti questi suoi contratti? Quelli che ha scelto lui quando è venuto qui, dandosi di Mi fa fatto una vedere grossa opportunità. come un diario
scolastico pieno di note di demerito. Sicuramente è stato molto anche esigente, no? Con se stesso, molto incentrato sul dovere, anche perché ovviamente aveva una serie di responsabilità sulle proprie spalle, no? Sia nella prima che nella seconda parte della vita. Quindi, insomma, c'è questa idea un po' anche di severità, ecco. E quindi sì, è così, è un diario pieno di note. Cosa ne fa? Mm, lo lancia con vigore, come se fosse un giavellotto, fa un lancio del diario dentro un portale definitivo. È sicuro? Non sopporta più il sentirsi così tanto anche giudicato ehm, eh, e punito. Mm. Lo butta con rabbia o lo butta con desiderio di un nuovo capitolo del videogioco? Perché Ovvio, questa questo l'ha già seconda. girato. Mm. È certo, vissuto e rivissuto questo, e ora è tempo di libertà. Di una nuova avventura Mm, del capitolo del gioco, un nuovo capitolo del gioco. esatto. Cosa mette qua di suo? Vediamo se lo sa fare. Mm. È come se avesse scelto di prendere dei giochi da bambini piccoli, probabilmente perché lui non è riuscito a godersi i propri figli piccolini, no? Sembrano addirittura quasi sonagli. Eh? E, vedo sia il colore rosa che il colore azzurro ed è come se li scuotesse e da questa musica, da questo suo gesto, nasce l'Ad Eternum, che è fatto un po' di brillantini, sia rosa che azzurri. L'avatar come lo vedi? Mm, che gli volta le spalle, cioè che apparentemente fa la figura maschile a lui che è indifferente nei suoi confronti, che lo ignora, che non gli dà sostegno. Mm? Mhm. Però in verità scrive alle sue spalle, non facendogli vedere, no? Batte i tasti sul computer. Lo ottiene? No, lui ritiene di essere adesso come adesso nella posizione ehm, di essere amato dal proprio padre e di essere un padre a sua volta amato. Quindi non sopporta più questa figura di indifferenza, di controllo indifferente. Allora lo butta via dentro il portale definitivo e afferma a se stesso di essere in grado di amare e di meritare l'amore dei suoi figli e non solo dei suoi figli. Ok, la vita nella crociera con l'amante che oggi è la moglie, ex moglie, esiste ancora. Esiste quella vita, però lui ha disdetto tutta la crociera, pagando tra l'altro un malus. Mhm. E è rimasto con lei? Poi c'è ancora stato qualche incontro, poi ha chiuso la storia. Dicendole che era l'amante? No. Ok. Ok, Monica, nuova vibrazione. 180 miliardi, La 4. Nuova consapevolezza. 159, 160, Bene. PS, anima. 48, Quasi alla perfezione. Vite.
1891. Anche le vite erano 2012 come l'anno. Mm. Vabbè. Cervello, 9,8. suscettibilità ipnotica. 41. 3D. Circa 30 per ora. Più 31 o più 29? Eh, allora, al momento attuale più 31. È Mhm. molto profondo il lavoro che adesso spetta a Tommaso, Mhm. perché questa sessione deve scendere in profondità. Impregnarlo. Mm-mm. Vabbè, vivacità animica, vediamola. 65. Il progetto Barcollo ma non mollo esiste ancora? No. Lo vedo in questo momento fermo, stabile, che può muoversi in tutte le direzioni. E qual è il nuovo progetto? È dappertutto. Quindi non è più circoscritto e aggrappato come era prima, aggrappato a tutti i suoi ricordi, a tutte le sue credenze, a tutti i suoi torti subiti, eccetera, ma si può muovere dappertutto, in ogni direzione, con Vai. libertà, con leggerezza. Siamo ai messaggi finali dell'anima di Tommaso a la sua ex moglie. Sto inviando a quella parte di te da cui tu sei sconnessa, l'amore che in me si sta liberando. Io lo sto inviando e so che qualcosa ti arriverà. Non avercela su con me, l'abbiamo deciso insieme. Alla bambina. Ti comprendo e presto ci riuniamo, più forti uniti che mai. Al bambino. Ehm, Mi rivedo in te quando ero io piccolo. Vedo che ci gioca insieme, scherza un po', gli fa un po' il solletico. A sua madre, Tommaso, la madre di Tommaso. Sei una gran donna, mi hai cresciuto con molta forza, però ogni tanto è necessario che ti fai un po' da parte. Però la stringe e le dà un bacio sulla guancia. Alla nonna paterna ancora viva. Ho scelto di mettere da parte vittimismo e rancore. Comprendo che tu sei una povera anima. Mm. Mm. Basta. E cosa riceve in risposta? E vedo che lei si sta un po' sgretolando. Mm. Effettivamente la vedo un po' con i colori dell'arancione e del nero e si sta sfumando, sgretolando. Quella bottiglia nel frigo, cosa ne fa Tommaso? La lascia lì dov'è o brinda alla sua nuova vita? Assolutamente. È già lì davanti a sé questa bottiglia e la sta già stappando Mm. e brinda alla sua nuova vita. Ci sono presenti anche i figli Magari in con questo le brindisi. dipendenti. Questa sera, prima di chiudere il negozio, dopo questa bellissima sessione. Mm, È un'idea. sì.
ed il messaggio a chiudere più importante, quello che si lascia da solo Tommaso. Ho compreso tante cose, un'inspiegabile ma corretta gioia mi pervade. E quindi ultima volta, perché l'hai fatto? Perché sono un uomo, perché sono anima, perché sto uscendo dalla terza dimensione. Vibrazione finale? 350. Va bene. Monica, sei pronta a tornare?